Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone. Benvenuti! Bene, guardate dove vi ho portato oggi, sui Colli Euganei, e siamo in compagnia di Renault Austral, un'auto bella, bella veramente. Quest'auto me ne sono innamorato, è veramente amore a prima vista, non solo per l'estetica, non solo perché è super tecnologica, ma è proprio la modalità di guida, il sistema, tante cose. Abbiamo una versione 1300 mild hybrid, 160 cavalli, 4 cilindri, ed è un'auto che è come si può dire? Allora, cos'è che cercate da un'auto voi quando la acquistate? Beh, penso che esteticamente deve piacervi, quello di sicuro. Deve essere dentro molto carina perché l'auto si vive anche internamente, soprattutto internamente, poi se esternamente è bella la vedono gli altri, ma deve avere un qualcosa che vi unisce, qualcosa che vi porta a guidarla e avere il piacere di guidarla. Bene, quest'auto è un piacere guidarla, è un piacere viaggiare con lei, perché per arrivare fino a qua è stato veramente bello, bello, bello. Non mi stanco di guidarla e soprattutto è tanto, tanto confortevole. Bene, allora non vorrò portarvi tanti dati tecnici. Vi dico, l'auto è 4,50 m, esteticamente è bella, ma più che altro voglio farvi capire com'è viaggiare con lei. E quindi vi porterò, visto che da casa dove abito a qui sono un po' di chilometri, dobbiamo fare autostrada, strada extraurbana, strada urbana, eccetera, vi porterò i pro e i contro di quest'auto, senza nessun filtro. Quindi poi magari nei commenti scrivetevi se corrisponde a quello, a chi ce l'ha o a chi non ce l'ha, se corrisponde il tutto. Bene, allora, posteriormente è così, bella, con questi fari a LED, tutti i fari sono full LED, i sensori di parcheggio sia frontali che posteriori, esteticamente c'è poco da dire, almeno a me piace tantissimo. Non abbiamo lo scarico in vista, lo scarico è qui sotto, non si vede neanche, però non hanno neanche fatto dei finti scarichi. Qui abbiamo tutto del nero lucido e qui del nero opaco, in modo che se prendo dei sassi o delle bollicine non si vedono i graffi. Qui abbiamo il nostro simbolo della losanga, fatto quello nuovo, tridimensionale così, che è molto bello. Qui abbiamo il nostro bel spoiler posteriore col terzo stop e poi abbiamo l'antenna a spina di squalo. Vedete anche qua tutte queste cromature, vetri privacy, quindi tutti neri, non si vede il dentro e si proteggono anche dai raggi solari, belle maniglione grande per prenderla ed aprirla. Qui sotto il paracolpi lucido e anche qui vedete che questi bordi qua sono tutti neri lucidi e questi secondo me sono uno dei piccoli difetti che ha quest'auto, perché un nero lucido così, bello esteticamente, tutto bellissimo, ma molto facile da graffiare e si vede sempre lo sporco. Se fosse un opaco sarebbe già un'altra storia. Anche gli specchietti sono sempre neri lucidi e qua abbiamo il frontale con i fari full LED adattativi. Cosa significa adattativi? Che si adattano a, se arrivano delle auto frontali, loro vanno a fare dei fasci di luce e in più questi fari possono fare anche da fendinebbia. C'è una funzione all'interno che possiamo mettere in fendinebbia, quindi loro vanno a regolare i fasci di luce quando c'è nebbia in modo da aprire, e non in profondità, ma tanto vicino. Qui abbiamo delle prese d'aria, vedete, per raffreddare, che passano di qua e vanno a raffreddare il nostro impianto dei freni. Bella, bella. A parte che bella linea che ha, anche queste nervature che hanno fatto, e poi guidandola li si vedono tantissimo. Prima di farvi vedere il bagagliaio di quest'auto, volevo ringraziare Miglior Auto, volevo ringraziare Davide e Federico e tutto lo staff che mi hanno dato quest'auto per provarla, per vedere come funziona veramente. Vi ringrazio ancora, vi lascio il link in descrizione in caso se volete andare a visitare la loro concessionaria e adesso andiamo a vedere il bagagliaio. Ora vi mostro il bagagliaio, per aprirlo possiamo aprirlo o con la chiave da qui,
o con il tastino che c'è sotto qua o anche dall'interno, quindi se io sono all'interno sto aspettando qualcuno, gli apro il bagagliaio direttamente con un tastino che poi vi faccio vedere. Tengo premuto il tasto e lui si apre. Eccolo qua. Allora, bagagliaio veramente enorme, qui abbiamo le nostre valigie. Per quanto riguarda, possiamo anche abbattere i sedili. Per abbatterli è molto semplice, perché basta tirare questa leva qua e i sedili si abbattono. Uno e uno, due. E diventa un letto matrimoniale praticamente, perché è veramente enorme. Sotto qui abbiamo il nostro doppio fondo con ruotino di scorta, cosa molto rara il ruotino di scorta, e abbiamo ancora spazio perché abbiamo anche dei vani sia laterali qua che qui che possiamo mettere. Abbiamo una presa 12 volt e anche dei gancetti per mettere le borse se andiamo a fare la spesa. Bene, adesso andiamo a vedere l'interno e così vi faccio vedere la parte più bella secondo me di tutta l'auto. Chiudiamo il bagagliaio e voilà. Bene, quindi entriamo dentro in auto, eccoci qua. Guardate, la porta si apre veramente, si spalanca, non si apre. Chiudo e davanti ad accogliermi due bei schermi enormi che io posso anche cambiare, eccoci qua. Ci sono 4 modalità di visione, tutto dentro è veramente ben fatto. E qui cosa abbiamo? Non è un freno a mano, non è un cambio, questa qui è un maniglione che io posso spostare con la ricarica wireless, quindi io arrivo, appoggio il mio cellulare, lo metto qui, ok? E lui si ricarica. Parte Android Auto direttamente perché è wireless e qui possiamo avere o un vano enorme, guardate, fondo così, oppure posso tirarlo indietro e mettermi 2 bottiglie qua con le 2 prese USB-C e farmi il viaggio con le 2 bottiglie qui. Scelgo io cosa voglio, o un vano così che poi posso richiudere e mettere le mie bottiglie, oppure al contrario posso mettere qui qualcosa che mi serve mettere. Benissimo, poi abbiamo questo posto qui anche, schiaccio, è un vano molto profondo, non ha nessuna gomma sotto e questo è un male, tra virgolette, perché l'altro giorno ho messo le chiavi qui, si sentivano che dondolavano su e giù. Una piccola pecca, come anche tutti questi vani qua sono gommati solo qua dove ci sono i portabottiglie. Qui sotto è sempre plastichetta. Abbiamo questo display qui da 12 pollici più un altro display da 12 pollici 8 a forma di L. Qui sotto abbiamo tutti i tasti della climatizzazione, le doppie frecce, la chiusura delle porte. Abbiamo le ventoline che sono qui sopra per la climatizzazione e poi sono messe anche qui. Ecco, un appunto da fare sulla climatizzazione. Signori, in quest'auto non si sente da dove arriva l'aria. Il clima è sempre perfetto e anche questo che è un dettaglio che non va trascurato, perché la qualità dell'aria e la qualità del nostro, diciamo, viaggio deve essere sempre ai massimi livelli. E avere una climatizzazione molto valida, in questo caso sia come qualità d'aria, come flussi d'aria, come rumorosità, è una cosa molto importante secondo me. E questo è un piccolo dettaglio. Poi abbiamo questo specchietto qui, vedete che non ha neanche la cornice, è tutto vetro, guardate che bello che è, ed è anche oscurato, quindi anche se mi fanno i fari non mi danno fastidio. Qui abbiamo una chicca, un portaocchiali, che faccio così, metto dentro i miei occhiali, oppure posso utilizzarlo come specchietto per vedere dietro, se ho dei bambini, voglio controllarli, E questo specchietto grandangolare, quindi abbiamo lo specchietto per vedere le auto, e questo per vedere gli occupanti dietro. Ecco, e qui andiamo su un'altra pecca che ha quest'auto. Torniamo sempre alle plastiche lucide, molto belle da vedere, tutto quanto, ma guardate che riflesso che fanno. E quando stai correndo, l'occhio, che quindi passano delle cose veloci, sembra che ci sia qualcosa qui che si muove e può dar fastidio. Poi abbiamo la letta parasole, qui con lo specchietto, luci tutte a LED, tranne nel bagagliaio. Non so come mai nel bagagliaio Renault non mette mai la nostra luce alogena. E poi abbiamo questi bellissimi sedili, molto confortevoli, comodi, non abbiamo sudato per il momento e sono veramente dei bei sedili. Sedili massaggianti, quindi possiamo andare a impostare anche il massaggio se vogliamo. Qui basta andare sul veicolo
e possiamo mettere il massaggio, come vedete. Bene, bene, saliamo dietro. Anche qui l'apertura della porta è veramente elevata. Le rifiniture delle porte sono sempre ben fatte, come vedete. Qui abbiamo sempre la nostra stessa cromatura che avevamo dall'altra parte, maniglia nera, plastiche croccantine e qui belle morbide in pelle. Il nostro sedile davanti, vedete che qui è tagliato per far vedere anche agli occupanti posteriori come si vede. Abbiamo una retina qui sotto per far vedere, per mettere i nostri accessori, se vogliamo per i bambini o anche qualche adulto. Abbiamo il nostro cellulare, due bocchette dell'aria, due porta USB-C, qua abbiamo già due porte USB-C come davanti, quindi 4 porte USB-C, sedili belli in pelle e tessuto, attacchi Isofix e poi qua abbiamo il bracciolo centrale che possiamo mettere tranquillamente due bottiglie. Qui posso chiuderlo e qua 5 persone ci stanno tranquillamente, perché anche se mi siedo al centro ho il mio tunnel, sì, però sto comodo e non manca nulla. Maniglie ci sono per tutti gli occupanti, anche quelli davanti, ammortizzate perché mollo e loro si chiudono. Le luci sempre a LED anche qui dietro e sono a sfioro, quindi io per spegnerle non devo premere qualcosa, basta che le sfioro e loro si spengono. Un'altra cosa che apprezzo moltissimo di questa Renault Austral sono i sedili che possono scorrere dietro. Questo è stato maturato tutto grazie ai monovolume che ha fatto Renault negli anni e guardate, io ho qua sotto, posso andare avanti con questo sedile qua, recuperare altri 20 cm. Io in questo caso non ci sto perché il sedile è impostato sulla mia altezza, ma se voglio recuperare il bagagliaio perché vado a prendermi la lavatrice e non mi sta per 2 cm, posso avanzare solo questo sedile qua e se c'è un altro occupante lui si siede qua tranquillamente. Quindi sono anche divisi, quindi abbiamo questo qua oppure anche questo può avanzare come vedete così. Oppure possiamo avanzare solo questo perché magari ci sono 2 persone sedute. Sono tutti vantaggi che solo in viaggio, solo quando ti servono, vengono fuori. Ma è meglio metterli in chiaro subito e far vedere che qualcuno ci ha pensato. Allora, vediamo che anche come spazio, sia in altezza, qui, io sono alto 1,80 m, guardate quanto ce n'è ancora, e guardate lo spazio per le gambe. Il sedile è messo sulla mia altezza, quindi 1,80 m, io sto tranquillamente. Poggia testa messo qua così, potete fare un viaggio tranquilli. È veramente enorme, è molto molto spaziosa questa auto. Per la sua lunghezza è ben fatta e anche molto molto spaziosa. Bene signori, adesso andiamo in viaggio finalmente e così vi faccio vedere come corre, come va e anche lì troveremo alcuni pro, tanti pro e qualche contro che abbiamo notato correndo. Quindi adesso accendiamo l'auto, mettiamo le cinture di sicurezza, sempre, prendiamo il testo accensione, lei si accende con la presentazione ed eccoci qua. Quindi retromarcia, abbassiamo un po' le ventole. Bene, retromarcia, per mettere la retromarcia butto su questo il nostro comando del nostro cambio automatico, metto retromarcia, tac, in su. Allora, una cosa che mi è capitata 2 o 3 volte di mettere i tergicristalli, perché qui abbiamo il cambio dei tergi, le palette per cambiare le marce e in più abbiamo tutti questi tasti che è un po' troppo affollata per i miei gusti. Comunque mettiamo la retromarcia, mollo il freno, accelero, via. Retrocamera che vediamo che stiamo facendo. Bene, adesso tiro giù il nostro cambio automatico e vado. Vedete che il volante non è rotondo perfetto, è esagonale come fatto un po' un lato dritto qui è storto, qui è dritto, è un po' particolare. Adesso siamo su strada extraurbana, la macchina è molto molto silenziosa, i consumi sono bassi, comunque il motore lavora bene, dobbiamo fare un'accelerata, va tranquillo, non ha nessun problema. Adesso qua dobbiamo fare un sorpasso, accelero e va. E siamo in modalità comfort e già va molto bene. In modalità sport diventa proprio molto rigida e anche troppo secca a volte,
però ha una ripresa fenomenale. Ricordo che da 0 a 100 ci mette 9 secondi, quindi abbiamo un bel motore che spinge e quel che serve è sempre pronto. Sempre silenziosissima, perché è veramente silenziosa. Nelle decelerazioni non c'è l'intervento della frenata rigenerativa in questo modello e non si sente nessuna frenata proprio da parte della batteria, perché non c'è nessun motore che ci frena. Visibilità buona, morbida anche, e non dondola la macchina, non è una macchina che dondola, è una macchina molto precisa, fluida. Sentite il rumore, quasi assente. Entriamo in autostrada e così vediamo un attimo come si comporta. Vediamo. Su come un caccia. Molto bene la ripresa, va molto bene. Ora siamo a 120 all'ora, siamo a 2200 giri. Si sente appena un po' di fruscio degli specchietti che sono veramente enormi. La radio adesso è spento, però 2100 giri a 120 all'ora. Siamo nella settima marcia, 1900 giri. Consumo, siamo a 8,5, 8,7, 9, adesso dipende, si stabilizzerà, 8,4. Comunque è un bel andare, anche a 120 all'ora siamo tranquilli. Sono curioso di vedere a fine giornata quali saranno i consumi reali, perché ho azzerato tutto prima di partire, e voglio vedere quanto ha consumato, nonostante abbiamo fatto sia strada extraurbana, abbiamo fatto sali e scendi per i colli euganei, bellissimo, uno spettacolo, un panorama veramente bello, e poi adesso siamo di nuovo in autostrada, quindi abbiamo una visione reale dei consumi, una visione reale di come si comporta l'auto, e nella vita reale andremo a vedere appunto quanto ha consumato quest'auto e vediamo anche le varie, se ho guidato bene, perché poi ci dà anche un report di come hai guidato, come hai frenato, come hai accelerato e tutto quello che va dietro. Così siamo in modalità comfort, che secondo me è la modalità migliore da guidare, anche per viaggiare. Poi potrei mettere in eco, allora il motore si depotenzia e diventa un po' più lento, ma i consumi sono sempre all'incirca quelli. In modalità sport, quello lì se volete fare delle corse, ma per me quest'auto nasce per viaggiare e quindi al massimo comfort. Bene, adesso facciamo l'autostrada e poi facciamo la strada extraurbana, così vediamo anche come si comporta e quali sono i giri motore, e soprattutto siamo strada extraurbana, limite di 90 all'ora, quindi siamo a 91 all'ora, 92. Cambiamo un attimo, vedete come è fatto, qui viene riportato il navigatore, oltre ad essere qui nel display verticale c'è anche in questo orizzontale. Possiamo cambiare le grafiche, metterla così, mettere la grafica con i vari ADAS, quindi se avessi una macchina davanti adesso si vedrebbe la macchina, e qui adesso andiamo a mettere il contagiri. Allora siamo adesso proprio precisi 90 all'ora e il consumo istantaneo mi dà 5 litri, 5, 4,2, 4,1, 5,2, 4,8 di media secondo me, 4,8 litri per fare 100 km, significa fare 21-22 con un litro a 90 all'ora. In settima marcia siamo a 1700 giri, 1800 adesso, perché stiamo facendo una salita, 1800 giri. Beh, mi sembra un bel andare, adesso è a 90 all'ora. Scendiamo anche a 1400, 1500, adesso siamo in piano, 1500 giri a 90 all'ora. Se voglio fare un sorpasso, accelero, riscala e via. Ci mette un attimo. Comunque è molto veloce a cambiare il rapporto e a salire. Eccoci qua, siamo arrivati a casa e adesso andiamo a scoprire il consumo.
Il consumo totale, andiamo qui, vedete che c'è tutta l'auto, consumo, e siamo 6,6 litri per 100 km. Abbiamo fatto 313 km, come vi raccontavo, autostrada, superstrada, strade urbane, strade di collina, eccetera. Comunque la media è questa, una media più che dignitosa secondo me per l'auto, perché è un'auto grande, 1.300 benzina, mild hybrid con 160 cavalli che si sentono tutti in accelerazione, cambio automatico, e quindi sono molto soddisfatto. Pensavo consumasse di più. Penso di avervi detto tutto quello che c'era, vi ho raccontato l'auto così veramente come funziona e com'è realmente, quindi se volete acquistarla potete andare a vedere questo video, appunto, che spero che sia stato esaustivo. Non vi ho raccontato tutta l'auto, non vi ho raccontato ad esempio il suo sistema multimediale, che è questo sistema OpenR Link, che ho fatto un video dedicato della Megane, quindi se andate a vederlo vi lascio il link in descrizione. Non è solo Android Auto, cioè io non vado a vedere solamente il mio schermo proiettato qui, ma come vedete adesso, io non ho uno smartphone dietro adesso, però vedo tutto quello che ho con il mio account Google. Quindi in questo caso lui cos'ha? Ha una SIM che si connette a internet e mi ripropone tutto quello che ho visto. Questo fa sì che diventi dipendente. Se avete visto in viaggio, prima qua mi veniva fuori Android Auto su questa posizione qua. Adesso non c'è, perché non c'è lo smartphone collegato. E un altro particolare che mi sono dimenticato, e questo è un particolare, non so se vedete, se si vede in video, si vedono tutte delle piccole righette qui sul vetro. Ci sono delle piccole righette che sono dentro al nostro, diciamo, al nostro vetro anteriore. A cosa serve? Serve per sbrinare il vetro anteriore. E questa è una cosa veramente fantastica, perché se si ghiaccia il vetro non devo aspettare che si sbrini come facciamo di solito con l'aria calda, oppure andare lì con una schietta a pulire il ghiaccio. No, accendo questo sistema qui e lui mi sbrina subito il vetro, com'è anche per il vetro posteriore. Una cosa molto particolare, ma anche questo veramente fantastica. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un super like, iscrivetevi al canale per cortesia, aiutatemi a crescere, e attivate il tasto di notifiche se lo volete, oppure se non volete essere disturbati potete fare anche a meno, ma l'importante è che schiacciate quel tastino dove c'è scritto iscriviti, così mi aiutate a crescere tantissimo e vi posso portare altri video. Grazie a tutti e arrivederci.